E finisce qua. Sono le 23:02 di lunedì 30 giugno. Inter Fluminense 0-2. L'Inter è stata eliminata dal mondiale per club. Finisce una stagione lunghissima, interminabile, di un Inter che è partita il 17 agosto e si chiude dopo 63 partite il nostro cammino. Un finale amaro, perché usciamo con una squadra di livello più basso rispetto all'Inter, in una partita in cui Simo, il 2-0 è un risultato molto strano, perché un gol dopo 3 minuti con l'Inter che dopo 3 minuti aveva già messo in campo 2 disattenzioni clamorose a livello difensivo. La prima non l'abbiamo subita, la seconda l'abbiamo pagata cara, e poi il secondo gol arriva proprio in pieno recupero alla fine, al 93esimo, con Hercules che firma il 2-0. Nel mezzo una partita in un caldo infernale, a Charlotte, dove il nostro Fabio dallo stadio ci ha raccontato di una temperatura in cui è impossibile giocare. Vale per noi, vale anche per l'avversario, che chiaramente dopo il vantaggio si è chiuso dietro e ha giocato molto d'astuzia, di furbizia, con perdite di tempo e tante altre giocate chiaramente che fanno parte del calcio, soprattutto quello brasiliano, che sapevamo l'avrebbe buttata anche su questo tipo di terreno. L'Inter chiude ancora una volta, un po' come era successo con l'Urawa, in crescendo, con tante occasioni nel finale, con un altro palo colpito da Lautaro Martinez, che insieme a Barella mi sono sembrati gli ultimi a mollare. Un Inter che forse, ecco, non si strapperà i capelli per essere uscito a questo punto della competizione, considerando che finalmente si potrà andare in vacanza per preparare una nuova stagione, considerando che poi alle porte ci sarebbe stato probabilmente il Manchester City, che in questo momento sembra veramente ingiocabile, e l'avresti dovuto affrontare senza 7-8 giocatori, perché alle tante assenze si sarebbero aggiunte le squalifiche di Aslani e di Bastoni, che mancheranno in quella partita. E in più, Simo, dicevo, non so quanto possiamo, però scherziamoci anche, è molto simbolico che la stagione dell'Inter si chiuda il 30 giugno, proprio nella data in cui si chiudono anche i bilanci. Forse il più di quello che ci si chiedeva è stato fatto. Sì, guarda, prima quando citavi data e ora di fine stagione mi veniva quasi da pensare finalmente, nel senso che è stata veramente una stagione estenuante per tutti, che non a caso si è chiusa peraltro con un altro allenatore, paradossalmente, perché quello vecchio ha dimostrato anche appunto di averla sentita molto dal punto di vista psicofisico quasi. E io a questo punto, vedendo come è andata oggi, vedendo come sta giocando il City, mi viene quasi da dire, come dicevo anche verso fine partita, che forse sia davvero meglio così, nel senso che ci saremmo trovati a dover affrontare una squadra con il rischio di prendere un'altra batosta pesante, che in questo momento questa squadra avrebbe fatto malissimo, sapendo come ancora c'è nella testa quella batosta che abbiamo preso un mese fa. Il che non vuol dire che si debba scendere in campo per evitare lo scontro, cioè alla fine a me, come penso a tutti, dispiace di aver perso oggi e di non aver passato il turno, però dopo una stagione del genere, con questa partita all'orizzonte, ecco, quando dici non mi strappo i capelli, sì, io onestamente non me li strappo, adesso vadano a farsi le loro ferie che stacchino proprio dal calcio, non solo da tutto quello che è successo, e sperando che appunto la prossima stagione col nuovo mister, con magari qualche forza ulteriore dal mercato, possa portare una linfa diversa. Oggi purtroppo, ecco, il gol finale secondo me è inutile, nel senso che da quando abbiamo capito, da quelle 2 o 3 occasioni consecutive con Lautaro che non hai trovato il gol, lì si era capito che non avremmo mai recuperato. Quel 2-0 nel finale è inutile, ma è proprio simbolico di una partita e di una stagione che alla fine doveva prendere questa piega, e vabbè, francamente è andata così. Sì, sono d'accordo, si è capito lì. La partita è finita con l'occasione di Carlos Augusto che se la trova sul destro, la spara alta sopra la traversa. È un Inter che soprattutto nel finale comunque ha avuto l'occasione colossale con De Vrij al 68esimo da 2 metri, non riesce a metterla dentro. Una piccola occasione al 73esimo con Carboni, poi 79, 81, 82 occasioni di Lautaro Martinez, con prima la parata di Fabio, poi un'altra parata del portiere 44enne del Fluminense, e alla fine all'82esimo il palo interno di Lautaro Martinez. Queste sono state veramente clamorose le occasioni, con Di Marco che poi ha colpito anche un incrocio dei pali, ma quando la partita ormai era praticamente finita. Mattia scrive sempre: con l'Internazionale e con voi, grazie mille Mattia, grazie di cuore.
condizioni migliori, più temperature favorevoli, dice Sickness, cioè speriamo di ritrovarle più avanti, le condizioni migliori, le temperature favorevoli, perché oggi non c'era nessuna delle due cose. De Pica, basta con Sommer, non lo posso più vedere, oggi bocciato. Sommer fa una buona parata su Arias, ma responsabile sul primo gol e impreciso in un'occasione dopo 28 secondi che ci aveva già fatto prendere uno spavento mondiale al di sotto delle aspettative per il portiere svizzero. Grazie Name Surname, no, possiamo preparare la nuova stagione per bene e questa è l'unica nota positiva, oltre all'impatto economico dei 33 milioni circa che l'Inter si porta a casa con questa competizione. Simo, mi ricollego al discorso che faceva Andrea, che diceva possiamo dire che la formazione degli ultimi 20 minuti è quella da cui ripartire, magari vendere gente poco motivata e con poca voglia. Sono d'accordo, nel senso che in linea generale, se ci sono giocatori poco motivati e con poca voglia, vanno venduti. Io non so se il mondiale è la competizione di riferimento per capire chi davvero non è più motivato e chi davvero non ha poca voglia e quindi devi cancellarlo. Perché la formazione con cui sei partito, con Darmian De Vrij bastoni, con Dumfries e Di Marco sulle fasce, Barella, Slani, Mkhitaryan, Lautaro Thuram, era una formazione abbastanza obbligata per le cose che abbiamo visto, al netto del fatto che poi nel secondo tempo gli ingressi di Sucic, Sucic, Carboni E Luis e Luis Enrique. Enrique. I tre cambi fatti così al 50° hanno dato cose nuove all'Inter, hanno dato una maggiore brillantezza, un po' più anche di elettricità alla squadra, che qualcosa secondo me ha portato. Quindi sicuramente il fatto di avere gente più motivata e fresca che si vuole far vedere ha fatto vedere delle cose. Non so quanto possa essere effettivamente diciamo un test probante questo. Mi è piaciuto molto anche l'ingresso di Sebastiano Esposito in questa partita qua, francamente. E questi sono un po' i temi, assolutamente. Però io, anche Barella, ho letto tante cose su Barella. Barella per me oggi è stato il migliore. L'unico che nell'inizio del primo tempo, che è stato bruttissimo, ha lottato fino al... Sembrava lui il brasiliano in campo, come scriveva qualcuno in chat, e sono assolutamente d'accordo. Poi nel momento in cui vai sotto, stavo ripensando adesso a Dumfries, nel momento in cui vai sotto 1-0 così, la partita cambia clamorosamente. Con Dumfries che non ha proprio modo di sfondare da quella parte contro la difesa così schierata. Se non vince i duelli aerei non ha nemmeno, cioè, non ha mai nemmeno provato a saltare l'uomo. Purtroppo ti scontri contro un muro. Quindi è proprio cambiata completamente la partita. De Vrij pure a me è piaciuto, leggo dei commenti contro De Vrij, a me è piaciuto anche stasera. Ma sì, allora, sul discorso della voglia io anche qui non mi piace perché mi sembra un po' pretestuoso, nel senso come fai a essere certo e a capire che un giocatore non ha voglia? Se vogliamo, uno di quelli che dal linguaggio del corpo può aver trasmesso meno voglia è stato Thuram, per esempio, oggi. Eppure la critica vedo che punta sempre su Mkhitaryan, su Darmian, sui vecchi, perché c'è questa idea dei vecchi, e che può anche avere senso il fatto di dire facciamo un ricambio, però se la motivazione è la mancata voglia, non sono necessariamente d'accordo. Io più che altro farei un discorso proprio di necessità, di freschezza complessiva dopo quello che è successo nell'ultimo mese, anzi negli ultimi 2 mesi in realtà. È cambiato il tecnico e forse può essere stato anche un bene, nonostante un Chivu inesperto inevitabilmente, però serve proprio che la squadra metta in campo qualcosina di diverso e anche nei singoli, ma non per il discorso, ripeto, non per il discorso della voglia, proprio serve qualcosa di diverso, di nuovo. Penso che sia percepibile da tutti che quando entra Sucic, quando entra perfino Carboni, che non ha fatto benissimo, cioè non è che ha fatto giocate da Messi, però entra lui, quando è entrato Pio Esposito, ha giocato l'ultima partita, cioè hai proprio una percezione diversa di cui c'è bisogno di vedere qualche novità, c'è bisogno di vedere qualcosa di diverso dai soliti, che peraltro molti di questi soliti hanno anche delle caratteristiche che li rendono giocatori ottimi di sistema ma poco di fantasia, e questo in certe partite fa la differenza. Oggi per esempio facevi tanta fatica se non avevi la giocata e il dribbling, infatti si è visto in tutto il primo pezzo della gara. Quindi anche a livello di mercato io in queste settimane sto spingendo molto sul concetto di trattenere 2 o 3 giovani di quelli migliori che possiamo avere e di portare a casa giocatori che sono, per come la vedo io, allineati alle richieste del calcio di oggi, quindi brillantezza, dribbling, intensità anche fisica, perché serve proprio qualcosa di diverso, per come la vedo io.
e vedremo se Kivu, dopo questa parte adesso di stop che ci sarà prima della nuova stagione, ci lavorerà, penso proprio di sì. Sì, io vado in chiusura così facciamo entrare anche Fabio che ci sta seguendo dallo stadio, dicendo che poi durante la gara Kivu ha provato anche a cambiare delle cose, siamo passati al 3-4-2-1, poi alla fine era una sorta di 4-4-2 con Carboni e Luis Enrique larghi a piede invertito, quindi ci sono delle cose anche interessanti, ma oggettivamente aspettarsi oggi in questo mondiale delle cose nuove da questa Inter dopo 4 anni giocati quasi allo stesso modo, con tante assenze, eccetera, eccetera, francamente mi trova... ecco, mi lascia esterrefatto solo pensare di poter vedere oggi un'Inter completamente diversa. Quindi aggrappiamoci a delle cose interessanti che abbiamo visto, andiamo in vacanza. Secondo me forse ne hanno bisogno quasi più i tifosi di tanti giocatori dell'Inter e mi ci metto dentro anch'io in una persona che ha bisogno un attimo di staccare dalle partite. Quindi rosico molto perché uscire dalla competizione con un avversario inferiore mi dispiace, però era il momento di staccare. Luca mi consiglia di cambiare mestiere, ti mando il curriculum Luca, se mi vuoi offrire un lavoro volentieri, Devray in difesa oggi ha giocato bene, se giudichi la partita per l'errore sotto porta è un po' come giudicare un pesce rosso, come che dicevano, dal come scala un albero, da come si arrampica su un albero, giustamente. Però resta il fatto che ha sbagliato un'occasione colossale, ma quello l'abbiamo detto. Va bene, chiudiamo questa clip. Vi aspettiamo nei commenti e poi a parte, come sempre, tutti gli approfondimenti anche dal punto di vista tattico e non solo, anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.